Ciao, sono Luca Mazzucchelli e oggi rispondo a una domanda che tutti continuano a farmi. Luca, conosci mica un modo semplice per cambiare le persone che mi stanno intorno? Alzi la mano chi non si è mai accanito per cercare di cambiare qualche persona vicina. Mariti che non aiutano in casa, figli che non ubbidiscono, genitori troppo soffocanti, colleghi di lavoro che non collaborano con noi e così via. In tutti questi casi, la lezione che solitamente si porta a casa, ma che si stenta tantissimo ad imparare, è sempre una. Non si può cambiare una persona semplicemente dicendole di farlo. Il cambiamento negli altri, infatti, non è generalmente dovuto a un'azione che noi possiamo mettere in campo nei loro confronti, ma avviene solitamente in risposta a un nostro primo cambiamento. Ebbene sì, il modo più veloce per cambiare gli altri è cambiare noi stessi. O, per dirla con le parole di Cioran, se cambi il tuo atteggiamento verso le cose, finisci per cambiare le cose. Non ci credi? Ascolta questa storia. Immagina di entrare in un locale convinto che le persone al suo interno ti ritengano una persona sgradevole o anzi che ce l'abbiano proprio con te. Che effetto avrà questo tuo pregiudizio sul tuo pensiero? Probabilmente sarai rigido e sospettoso e allo stesso tempo produrrai dei comportamenti in linea con questo tuo pensiero. Entrerai guardingo, ti guarderai intorno con circospezione, se dovessi parlare probabilmente lo faresti con aggressività e così via. Come se fosse un film, ora cambiamo prospettiva e proviamo a metterci nei panni di chi vede entrare una persona così sulla difensiva, che potrebbe suonare questo suo atteggiamento quasi alla stregua di un'offesa nei loro confronti. Come reagiranno secondo te? Verosimilmente irrigidendosi e guardandoti con diffidenza. Il risultato finale? Hai avuto la conferma di essere sgradevole e rifiutato, ma attenzione, è tutto partito da una tua convinzione che con i fatti hai reso vera. La controprova di ciò è la sequenza essa contraria. Riavvolgiamo il nastro indietro e torniamo al momento in cui tu entri nel medesimo locale, ma questa volta con dei pensieri differenti nella tua mente. Pensi di essere simpatico e che le persone all'interno del locale abbiano una grande stima di te. Spinto da tale convinzione, sarai sciolto e fluido con gli altri, il tuo sguardo sarà aperto alla ricerca di un primo contatto, sorriderai tu agli altri e così via. Agli altri apparirai come una persona gentile, piacevole, in cerca di compagnia. Questo li farà sentire onorati, gratificati e risponderanno in maniera speculare al tuo comportamento. Il risultato, questa volta, sarà che hai ottenuto una conferma di piacere agli altri. Come dice Giorgio Nardone nel libro Cavalcare la propria tigre, troppo spesso finiamo per creare dal nulla la realtà che ci circonda. Questo meccanismo che ti ho raccontato, se segui già un po' i miei video, non ti sarà del tutto nuovo. Ho infatti qui parlato del meccanismo delle profezie che si autoavverano, dell'effetto placebo e del pratico esercizio del come se. Più nello specifico, però, e con riferimento alle relazioni che quotidianamente siamo soliti stringere, l'aneddoto che ho appena raccontato ci insegna a soffermarci su una capacità che tutti quanti noi possiamo imparare a utilizzare. Considerarsi, almeno in parte, come cause dei comportamenti altrui e non semplicemente come loro vittime. Alcune persone sono quasi croniche nel pensare che debbano essere sempre gli altri a cambiare, che è poi una convinzione che ci aiuta molto a deresponsabilizzarci sul percorso del cambiamento, come chiudersi a chiave in una gabbia e poi gettare la chiave all'esterno di essa. Quando sostengo che il modo più rapido per cambiare gli altri sia cambiare se stessi, è perché all'interno di un sistema, se si modifica un elemento, anche tutti gli altri poi ne vengono influenzati, perché siamo tutti irrimediabilmente interconnessi gli uni agli altri. La vita di coppia ci insegna molto a questo proposito, perché più si chiede all'altro di cambiare, più solitamente i ruoli tendono a irrigidirsi. Più invece uno cerca di fare qualcosa di diverso, concentrandosi maggiormente su se stesso invece che sull'altro, e maggiori strade e prospettive si possono poi aprire. Come dice Tim Robbins, se fai ciò che hai sempre fatto, otterrai ciò che hai sempre ottenuto. Allora, la prossima volta che ti trovi a sbattere la testa per l'ennesima volta contro il muro e ti riscopri logorato a chiedere per la 100ª volta all'altro di cambiare, chiediti che cosa tu potresti fare di diverso e prova a farlo.
Hai voglia di raccontarmi nello spazio sottostante se ti sei mai trovato in situazioni del genere? Se ti è piaciuto il video mettici un bel like e condividilo con i tuoi amici e mi raccomando iscriviti al mio videocanale per non perdere le prossime puntate. Ciao!